Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo l'R65-2, nuovo microdrone di BetFPV. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il BetFPV AR65-2 è presente in tre versioni diverse, Champion, Racing e Freestyle. Vediamo subito le differenze tra le varie versioni. Le prime differenze che possiamo notare da questo schema ufficiale BetFPV sono il peso, il frame e l'antenna. La versione Champion è quella più leggera con un ultimo peso di 16,6 grammi. Le versioni Racing e Freestyle, con un peso rispettivamente di 17,7 e 17,8 grammi, fanno registrare dei valori che ancora oggi possiamo considerare di buon livello. Come frame abbiamo l'R65 Champion e l'R65-2, strutturalmente i due telai sono praticamente identici, la versione Champion è giusto un po' più leggera. Per quanto riguarda l'antenna abbiamo una versione semplice a filo per il Champion e quella con la schermatura in rame per le altre versioni. Queste specifiche sono comuni per tutti i modelli, in particolare notiamo che tutte le versioni hanno la nuova IO Matrix 2 5 in 1. Per finire i motori, che sono da 36.000 kV per la versione Champion, 30.000 kV per la versione Racing e 25.000 kV per la versione Freestyle. A questo punto, dopo aver visto una panoramica delle differenze tra i vari modelli, possiamo vedere quello che rappresenta la versione più interessante, ovvero il Champion. Partiamo subito con l'unboxing. All'interno della confezione troviamo il drone, una canopy di scorta, un set di eliche, una piastrina con cavo per il collegamento su Betaflight e viti e gommini di riserva. La canopy è un Air 2, modello rivisto e alleggerito rispetto alla prima versione. Le eliche sono delle Genfan 1207 a 3 pale, con foro per albero motore da 1 mm. La piastrina di connessione serve per collegare il drone in modo da fare tutte le configurazioni sia di Betaflight che Express LRS. Questi viti e gommini sono di riserva e tornano utili nel caso perdiamo qualcosa in fase di manutenzione. Infine troviamo il nostro AR65-2 che si presenta come un tiny whoop da 65 mm con sistema analogico e RC-Link Express LRS integrato da 2.4 GHz. Questa versione 2 introduce alcune novità interessanti come la nuova FCA IO Matrix 2, i nuovi motori BetFPV 0702 e il frame e la canopy Champion. La videocamera FPV rimane il modello C03 che abbiamo visto anche nella precedente versione, tuttavia ancora una videocamera tra le più valide in commercio, quindi va più che bene. Il connettore per le batterie è un BT 2.0 ad angolo, molto compatto e che ci permette di collegare la LiPo in modo semplice e veloce. A proposito di batterie vi consiglio assolutamente di provare le nuove Lava 2 in versione da 280 o 320 mAh. Anche di queste trovate il link e recensione in descrizione. Per quanto riguarda i motori abbiamo i nuovi BetFPV Champion 0702 da 36.000 kV. Le dimensioni sono veramente ridotte e il peso molto contenuto, si tratta di motori ad alte prestazioni ideali per racing o per chi vuole il massimo delle prestazioni. I motori sono saldati al flight controller direttamente con il filo, evitando i connettori che aggiungono peso superfluo. Particolarmente interessante è la posizione non allineata dei pad motore, questo semplifica notevolmente la manutenzione evitando che i pad si uniscano tra loro a causa di saldature abbondanti. Come abbiamo detto la videocamera FPV è una C03, vediamo velocemente le caratteristiche principali. Il sensore è un CMOS da 1/3. La risoluzione è di 1200 TVL con sistema NTSC in 4/3. Il FOV è di 160 gradi e la lente è da 2.1 mm m7. Una delle novità più interessanti di questo Air 2 è sicuramente l'IO Matrix 2, che si presenta come un upgrade decisamente valido. La prima cosa che possiamo notare è che manca il foro per l'aggancio anteriore, scelta fatta per non sollecitare troppo la scheda in caso di crash frontale. Questo riduce la possibilità che il flight controller si rompa dopo un impatto. Un'altra novità che possiamo notare sono i pad della videocamera FPV posti vicino al connettore. Grazie a questi potremo saldare comodamente una videocamera direttamente sulla scheda. Per quanto riguarda la CPU abbiamo una buona G473, processore molto vicino all'F405, quindi con ottime prestazioni per un microdrone di questo tipo. Il giroscopio è l'ormai consolidato ICM 42688p. La Matrix 2 ha una memoria integrata da 16 MB per i log della black box, da usare nel caso vogliate fare un po' di pin tuning.
Questa scheda ha Betaflight 4.5.3 preinstallato. Se volete fare un aggiornamento firmware, il target da usare è BetFPV G473V2. La VTX integrata ha potenza selezionabile tra 25, 100, 200 e 400 mW. La VTX stable è questa, nel caso vi dovesse servire. Passiamo agli ESC, anche qui la Matrix 2 ci porta delle novità, in particolare adesso sono da 12A con firmware BlueJ versione 19.2 a 96 kHz. Questi ESC sono compatibili con il bidirectional D-Shot e gli RPM filter di Betaflight. Il target di questi ESC è AX5. Per quanto riguarda la trasmissione radio, il BetFPV R652 integra una ricevente Express LRS seriale da 2.4 GHz. Vediamo quindi come procedere con l'aggiornamento firmware. Aggiornare il firmware della ricevente è indispensabile per procedere con il bind. In questa fase andremo a inserire la nostra password che dovrà coincidere con quella del radiocomando. Partiamo scaricando l'Express LRS Configurator, vi lascio il link di questa pagina in descrizione. Una volta scaricato e installato l'Express LRS Configurator possiamo procedere. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Target scegliamo BetFPV 2.4 GHz. In Device BetFPV 2.4 GHz AURX. Come metodo per il flash scegliamo Betaflight Pass-Through. Le opzioni qua sotto vanno bene così come sono, lasciamo tutto così. In questo punto scegliamo la nostra password per il bind, che deve essere la stessa che abbiamo scelto per il radiocomando. A questo punto possiamo fare flash. Perfetto, aggiornamento completato. Passiamo a Betaflight, il drone è già grossomodo configurato, tuttavia voglio essere sicuro che abbia il preset per il refresh che sto usando sulla mia radio, 250 Hz. Quindi vado in preset e digito LRS. Il preset che mi interessa è quello da 250 Hz, quindi lo seleziono. Qui mi assicuro di attivare HD Freestyle, seriale e singola cella. Tutte le altre opzioni devono stare disattivate. Quindi clicco qui e faccio selezione. Poi subito dopo salva e riavvia. Per finire vado nel tab modalità di volo e lo sistemo per farlo funzionare al meglio come l'ho impostato sul mio radiocomando. Arm va bene in AUX 1. Angle lo sposto su AUX 4. Horizon lo tolgo perché non mi serve. Buzzer lo sposto su AUX 2 e anche Flip Over Crash lo sposto su AUX 2. Infine ho aggiunto il prearm su AUX 3, feature di sicurezza che vi consiglio di utilizzare su tutti i vostri droni. Su Betaflight abbiamo finito, possiamo chiudere. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e possiamo dire che la nuova linea R652 rappresenta un passo in avanti rispetto alla generazione precedente. C'è da dire però che chi già possiede il primo modello probabilmente non sentirà l'esigenza di aggiornare. Dei tre modelli a disposizione il Champion è senza dubbio quello che colpisce di più, anche grazie ai motori da 36.000 kV che garantiscono grande reattività e buona efficienza. Buona anche la nuova Ion Matrix 2, che introduce un interessante sistema di fissaggio tra i fori pensato per ridurre il rischio danni in caso di crash. Anche l'upgrade degli ESC a 12A è un miglioramento degno di nota, soprattutto alla luce del fatto che i motori da 36.000 kV potrebbero avere assorbimenti più elevati e mettere sotto stress i 5A della versione precedente. In conclusione, se state cercando un micro OS analogico da 65 mm, il nuovo R652 è una scelta molto interessante, sia nelle versioni racing che freestyle. Se invece state cercando una versione racing per competere a buoni livelli, allora la versione Champion potrebbe fare davvero al caso vostro. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.